Non puoi cambiare i risultati che hai ottenuto intervenendo direttamente sui risultati stessi. Questo è un concetto fondamentale da comprendere. Il risultato è un effetto, non una leva. È la conseguenza visibile di ciò che lo ha generato. Quando intendi modificare un risultato che non ti soddisfa, devi intervenire su ciò che hai fatto per produrlo. E ciò che genera i tuoi risultati sei tu, attraverso il tuo modo di pensare. Consideri il pensare una facoltà naturale e scontata, qualcosa che appartiene all'essere umano per il semplice fatto di esistere. Ed è precisamente questa ovvietà percepita ad averti impedito di chiederti se il fatto che tu possieda la facoltà di pensare stabilisca automaticamente che tu sappia come si fa. Hai generato pensieri per tutta la tua vita fino a questo istante e nessuno ti ha mai insegnato come si costruisce, si dirige e si usa consapevolmente il pensiero. Non lo trovi un paradosso? Ed è proprio da questa mancanza di conoscenza che prende avvio il lavoro più profondo su te stesso. Quando inizi a osservare seriamente il tuo modo di pensare, non stai più soltanto cercando di ottenere risultati diversi, stai iniziando a riconoscere la struttura interna da cui quei risultati prendono forma e, nel farlo, inizi inevitabilmente a scoprire qualcosa di più profondo su chi sei, perché esiste una realtà tanto evidente quanto difficile da riconoscere. Le persone di fatto non sanno rispondere con piena consapevolezza alla domanda più essenziale: chi sono io? Finché non sai chi sei, puoi intervenire su ciò che fai soltanto in modo parziale, perché ogni azione è l'espressione della struttura interna che la genera. Quando chiedi a una persona chi è, nella maggior parte dei casi ti risponde con il proprio nome, la professione che svolge o il ruolo che ricopre, ma queste informazioni non spiegano chi sia, indicano come si chiama e che cosa fa. Esiste una differenza sostanziale tra identità e funzione. Il nome identifica una persona, il lavoro ne descrive l'attività. Nessuno dei due rivela il suo modo di pensare, di attribuire significato e di produrre ciò che manifesta nella propria vita. È da questa distinzione che occorre partire, da ciò che appare e dalla struttura che lo produce. L'unico modo efficace per avvicinarti alla comprensione di chi sei consiste nel distinguere il cosa dal come. Nella vita quotidiana la tua attenzione si concentra esclusivamente sul cosa. Che cosa fai, che cosa vuoi, che cosa hai ottenuto, che cosa hai pensato, che cosa è accaduto. Il cosa riguarda il contenuto, descrive ciò che appare, registra lo stato dei fatti e costruisce la narrazione attraverso cui li interpreti. Il cosa è l'effetto, ti mostra ciò che è stato prodotto, ma non ciò che lo ha generato. Il come riguarda il meccanismo, rivela come pensi, come interpreti, come attribuisci significato e come generi una decisione. Il come appartiene alla causa, perché contiene il processo attraverso cui l'effetto prende forma. Finché rimani concentrato sul cosa, analizzi le conseguenze. Soltanto osservando il come puoi risalire alla causa e intervenire alla radice di ciò che produci. E non puoi modificare stabilmente ciò che appare intervenendo soltanto su ciò che appare. Sarebbe come cercare di cambiare l'immagine riflessa in uno specchio agendo direttamente sul riflesso. Per trasformare l'immagine devi intervenire sulla sua origine. Eppure è precisamente ciò che accade. Le persone trascorrono la propria vita tentando di cambiare i risultati senza modificare il modo di pensare che li ha generati. È per questo che molte inseguono per anni obiettivi che non raggiungeranno mai. Non manca loro l'intelligenza, non manca il desiderio e non manca la volontà. Continuano ad agire all'interno dello stesso modo di pensare che ha prodotto la realtà da cui intendono uscire e i risultati che vogliono cambiare. Tutto dipende da come pensi, non da che cosa pensi. Il contenuto descrive ciò che desideri, il meccanismo determina ciò che produci. Il fatto che tu stia pensando qualcosa non stabilisce che tu lo stia facendo consapevolmente, né che quel pensiero sia intenzionale. Ricorda che, quando non conosci il meccanismo di funzionamento di qualcosa, non puoi esercitare su di esso alcun controllo. Ed è qui che si determina la differenza tra avere pensieri e saper pensare. Finché ti identifichi con tutto ciò che attraversa il tuo dialogo interiore e continui a considerare pensiero quel che è soltanto automatismo, nulla cambierà.
Saper pensare comincia nel momento in cui smetti di limitarti ad ascoltare ciò che accade in te e inizi a riconoscere il meccanismo attraverso cui lo stai generando. Perché soltanto quando sai come stai pensando puoi assumere il controllo di ciò che il tuo pensiero produce